Buongiorno e benvenuti al nono episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina. Questo episodio tratta del passaggio, di testimone fra i Babenberger e gli Asburgo. Siamo nel XIII secolo, siamo ancora nel pieno del Medioevo, se vogliamo. Stiamo fiancheggiando una chiesa, la chiesa dei Frati Minori, di cui vedete una parte della facciata alla vostra destra, la chiesa nella quale venne custodita per un certo lasso di tempo la salma del più acerrimo nemico proprio di Rodolfo I di Asburgo, ovvero questo personaggio si chiama Ottokar Przemysl. Ne parleremo forse un giorno. Ora arriviamo a parlare di Rodolfo I, quindi il primo Asburgo, il primo, Asburgo che verrà eletto come re dei tedeschi. Siamo nel XIII secolo, è morto Federico II di Svevia nel 1249. Dal 249 al 273 avremo il così chiamato interregno, periodo in cui abbiamo avuto anche non solo un imperatore ma anche più imperatori. Quindi era un po' difficile regnare questo impero, ovvero governare questo impero, quindi i principi elettori cercano di trovare un nuovo imperatore, un imperatore di cui loro pensavano si potessero liberare facilmente. Si cerca, si trova, sceglieranno Rodolfo I, originario della Svizzera a quel tempo, quantomeno del cantone di Aargau, il quale proprio quando venne eletto stava combattendo contro il vescovo di Basilea. Immaginate un po' che tempo. Un vescovo combatteva con le armi contro un'altra persona, la quale era appunto Rodolfo I. Il vescovo sapeva molto bene quanto forte era Rodolfo, infatti la leggenda narra che disse: «Dio mio, tieniti ben saldo sul tuo trono, perché Rodolfo ti porterà via anche quello». E infatti, quello non glielo porterà via. Però Rodolfo verrà eletto come re dei tedeschi, non diverrà imperatore, perché a quel tempo per divenire imperatore bisognava essere anche incoronati dal Papa a Roma, ma lui potrà iniziare questo percorso degli Asburgo che li porterà a lungo termine a governare su tutta l'Austria per gli Asburgo chiaramente per 640 anni e per poi riuscire a avere nella famiglia degli Asburgo tutti quanti gli imperatori del Sacro Romano Impero fino alla fine di esso, con un'unica eccezione. Rodolfo è stato un personaggio molto ma molto coriaceo. Lui morirà poi dopo nel 293, se non erro, e si farà seppellire proprio ad Aquisisgrana, luogo in cui era stato seppellito altrettanto Carlo Magno, dove appunto Rodolfo voleva tornare. Quindi così inizia tutta la storia degli Asburgo. Quindi ora lasciamo i Babenberger, inizieremo a parlare degli Asburgo, sentiremo tanti Rodolfi, tanti Massimiliano, tanti Carlo e così via. Alle mie spalle c'è la chiesa dei Frati Minori, all'interno della quale, se doveste venire a Vienna, e se lo fate vi prego di entrarvi, perché qui abbiamo anche un mosaico che ci fa vedere l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Chiaramente non l'originale, quello è a Milano, ma qui ne abbiamo un mosaico a grandezza originale. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto, vi auguro una buona giornata, mi raccomando un bel pollice in alto se vi è piaciuta questa puntata, abbonate il canale se non l'avete ancora fatto, schiacciate la campanella e così via. Ci vediamo la prossima settimana, ovvero voi vedrete me, per il 10° episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Vi ringrazio, mi raccomando, divertitevi, rimanete sani, ciao, alla prossima.